Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Quali sono i 5 errori più comuni che gli stranieri commettono con i pronomi in italiano? Li scopriremo in questo video. Anche tu li commettevi? Vediamo velocemente prima di cominciare che cos'è un pronome. Secondo la Treccani, il pronome è quella parte variabile del discorso che si usa al posto di un altro elemento della frase, generalmente un nome, un sostantivo, ma in realtà un pronome potrebbe anche sostituire un verbo, un aggettivo o un'intera frase. Esistono diverse categorie di pronomi complemento, pronomi soggetto, pronomi riflessivi, particelle pronominali, in base al significato che si vuole trasmettere. E per questa ragione è molto facile confondersi, ma faremo in questo video un po' di chiarezza. Inoltre vi ricordo che se cercate video proprio dettagliati sulla spiegazione delle varie tipologie di pronomi, potete trovare tutti i link per gli altri nostri video nella descrizione. Ma basta parlare, cominciamo con i 5 errori più comuni che gli stranieri commettono con i pronomi in italiano e che non sono affatto banali o scontati. Restate là, fidatevi. Sicuramente vi sarà capitato di ascoltare o di leggere entrambe le versioni, nonostante in realtà la lingua italiana ne riconosca solo una come corretta. Chiariamo innanzitutto la differenza tra tu e te in maniera semplice. Il primo si usa sempre con la funzione di soggetto, mentre il secondo con la funzione di complemento. Per esempio, tu vai a Londra. Tu compie l'azione, quindi è il soggetto. Luca guarda te. Te è il complemento oggetto diretto. Vengo in vacanza con te. Te qui è un complemento introdotto da una preposizione. Ma ritorniamo alla nostra frase originale. Cosa succede in questo caso? Il verbo che abbiamo è fai, quindi coniugato alla seconda persona singolare. Questo significa quindi che il pronome di cui abbiamo bisogno qui è un pronome soggetto, perché la seconda persona singolare compie l'azione, quindi tu. Perciò la frase corretta è lo fai tu. Attenzione! Ci sono casi in cui si usa te al posto di tu con funzione di soggetto, ma sono casi molto specifici e si tratta generalmente di espressioni fisse, come povero te o te compreso, compreso te. In Italia, nella lingua parlata e soprattutto al nord, si usa molto te al posto di tu con funzione di soggetto, in frasi come dillo te, vieni anche te, hai ragione te, te vai. Però per il momento la grammatica italiana ancora riconosce queste forme come sbagliate, scorrette. Ma vedremo cosa accadrà nel futuro. Secondo voi cosa accadrà? Il te sostituirà completamente il tu? Proprio come è accaduto con le forme lui, lei, che hanno completamente preso il posto delle forme originali egli, ella? Oppure il tu riuscirà a dominare e a mantenere il suo posto? Fatemelo sapere nei commenti, cosa ne pensate? Ricevo continuamente questa domanda dagli studenti e in effetti hanno ragione. Mi dicono: se devo parlare di una donna, so che devo dire l'ho vista, ma sempre parlando di donne, devo dire ti ho vista perché sei una donna o ti ho visto? Mi hai visto o mi hai vista? Ebbene, la Treccani è molto chiara a riguardo. Nei tempi composti, con l'ausiliare avere, con un pronome diretto anteposto, cioè messo prima, la regola impone
l'obbligo di fare l'accordo per genere e per numero alla terza persona singolare e plurale. Io dovrò dire: ho trovato la rivista e l'ho comprata. La regola impone l'accordo, sia per genere che per numero. Stessa cosa nella frase: ho comprato i libri ma non li ho letti. Ma la stessa regola lascia libertà di scelta sia nell'accordo di genere che nell'accordo di numero per la prima e la seconda persona singolare e plurale. Cosa? Vediamo degli esempi per chiarire meglio. Quale tra queste due frasi secondo voi è corretta? Sara, scusami, ma non ti avevo visto. Sara, scusami, ma non ti avevo vista. Entrambe le forme sono corrette perché il pronome che sto utilizzando è di seconda persona singolare e la regola lascia libertà di scelta. Stessa cosa succede con le frasi, per esempio: Marco non ci ha ancora chiamato. Marco non ci ha ancora chiamati. Anche questa è una domanda che ricevo spesso. Dunque, in realtà, grammaticalmente, nessuna delle opzioni sarebbe errata. Quindi, sia che io dica lo amo, sia che io dica l'amo, la frase per la grammatica è giusta. Nel passato, la forma con l'apostrofo era certamente più comune. Per esempio, Petrarca scriveva: per quel che mi riguarda, io l'ammiro e l'amo, non lo disprezzo e credo di poter sicuramente affermare che se egli fosse vissuto fino a questo tempo, pochi avrebbe avuto più amici di me. Oggigiorno però la tendenza è un pochino diversa. Quando usiamo i pronomi diretti di terza persona singolare, lo e la, con verbi coniugati in tempi semplici, presente, futuro, imperfetto, che cominciano con vocale, tendiamo a evitare l'apostrofo. Si preferiscono quindi le forme come lo amo o la ama. In effetti ha senso e vi spiego perché. Se usiamo la forma l'amo, soprattutto quando abbiamo parlato di molte cose o magari fuori contesto, non si saprebbe se amiamo un uomo o una donna, o comunque una cosa maschile o una cosa femminile. Perché io direi: io amo il caffè, io l'amo. Io amo la cioccolata, io l'amo. La frase è la stessa, sia che io mi riferisca a una cosa maschile, sia che io mi riferisca a una cosa femminile. Quindi usare il pronome completo, in questo caso, ci aiuterebbe a evitare equivoci o fraintendimenti. Lo amo, la amo. Non c'è un problema invece con il plurale perché con i pronomi diretti di terza persona plurale, li e le, non si usa mai l'apostrofo. Il problema inoltre non si pone nemmeno con i tempi composti, come il passato prossimo per esempio, perché in quel caso si farà l'accordo con il participio passato. Non a caso in quelle forme l'apostrofo è ancora molto utilizzato, perché, ripeto, non c'è un equivoco di genere. Io ho amato il caffè, io l'ho amato. Io ho amato la cioccolata, io l'ho amata. Allora, in italiano, quando si usa la costruzione fare più infinito, eventuali pronomi vanno messi prima del verbo fare e non dopo l'infinito. Quindi, tra le due forme mi fa divertire e fa divertirmi, la forma corretta è mi fa divertire. Altre frasi simili sarebbero: le fanno vedere a tutti, ti ha fatto sedere qui, gli farò dire la verità, e così via. La posizione del pronome è intercambiabile solo
se il primo verbo è un verbo modale. Dovere, potere, volere, sapere. Voglio comprarlo, lo voglio comprare. Non sanno farli, non li sanno fare. Sicuramente, quando avete cominciato a studiare l'italiano, vi hanno detto, oppure vi siete resi conto da soli, che in italiano si tende a non utilizzare i pronomi personali soggetto quando si parla o quando si scrive, perché il verbo da solo, con le desinenze, fa già capire chi sia il soggetto. Quindi una frase italiana naturale sarebbe parto per Parigi domani, piuttosto che io parto per Parigi domani. Facciamo una passeggiata, piuttosto che noi facciamo una passeggiata. Eppure, ci sono dei casi in cui gli italiani utilizzano i pronomi personali soggetto, ma spesso gli stranieri in questi casi tendono comunque a non utilizzarli perché pensano di seguire, di rispettare la regola. Ma le frasi, in questi casi, risulterebbero alle orecchie di un madrelingua non proprio naturali. Ma quali sono questi casi? Vi starete chiedendo. Innanzitutto, quando la forma verbale è la stessa per più persone. E penso per esempio ad alcune forme del congiuntivo presente o imperfetto. Credo che faccia una passeggiata. Chi? Io faccia? Tu faccia? Lui faccia? Lei faccia. Sarebbe meglio in questo caso utilizzare il pronome per evitare equivoci. Credo che lei faccia una passeggiata. Ancora, secondo caso in cui si tende a utilizzare i pronomi personali soggetto, quando si esprime un confronto o un contrasto tra due o più persone, oppure per dare enfasi e per sottolineare l'identità del soggetto. E questo è il caso della frase introduttiva a questo errore. Ve la ricordate? Sento molti stranieri dire cose come mangio pizza, mangi pasta, sono andato in bagno e andata a letto. Abbiamo guardato un film horror, ma volevo guardare un film romantico. Lo hai rotto e lo ripari. Bene, tutte queste frasi, per quanto non siano scorrette grammaticalmente, non suonano completamente naturali per i madrelingua, perché appunto in questi casi, sia per sottolineare il contrasto, sia solo per dare enfasi all'identità del soggetto, si utilizzano i pronomi personali soggetto. Quindi diremo: io mangio pizza, tu mangi pasta. Mettiamo le cose in chiaro. Io sono andato in bagno, lei è andata a letto. Io non sono andata a letto, lei è andata. Abbiamo guardato un film horror, ma io volevo guardare un film romantico. E sottolineo io, solo io, tra tutti. Tu lo hai rotto e tu lo ripari. Voglio dare enfasi e voglio sottolineare il fatto che io non ho intenzione di ripararlo, perché non è stata colpa mia. Ammettetelo, quanti di questi errori commettevate? Scrivetemelo nei commenti. Non ve ne dovete vergognare perché siamo qui per imparare. Detto questo, vi ricordo che tutti hanno dei limiti, persino l'italiano. Se volete sapere quali sono i limiti dell'italiano, quelle cose che la lingua italiana proprio non può fare, guardate il video dedicato proprio a quell'argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Invece per qualsiasi altro contenuto di grammatica, di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti quotidiani che pubblichiamo anche lì. Il video vi è piaciuto? Spero proprio di sì, fatecelo sapere con un mi piace e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo con un nuovo video.